we have again the eternal triangle, so we try to see. You could hear that I made the comments about the mother and instead of the husband was a good companion in the first observation of the newborn. But her mother, the mother of the mother, was pulling the mother's mind and worrying the mother. Il padre che abbiamo visto nel primo, no? In quella bambina di 5 giorni e che faceva il primo bagno, il padre era un buon padre. Ciò che mi preoccupava un po' era la nonna, la madre della madre. Esatto. Why you are saying that the mother was pulling? The mother was dealing with the baby, but was overwhelmed. From her mother. Yes. Ok, la madre cercava quindi di occuparsi del bambino, ma era un po' sopraffatta dalla presenza ingombrante anche forse mentale della madre, d'origine della sua mamma. So here I put, but I will go briefly. I already talked about the infant provision. And the parents' provision. Abbiamo già parlato e ora brevemente ricapitolo l'apporto del bambino e quello poi parentale dei genitori, no? In senso di disposizione, cosa ognuno porta nella relazione. You want me to translate? All the things that are around their minds that are not visible. What you see is the behavior, but many things are floating. Bisogna tenere presente non solo ciò che vediamo, cioè il comportamento manifesto, ma anche tutto ciò che circola intorno a loro, no? Tutto il retro, quello che è il flusso che li riguarda a livello. Because the father has problems with his mother and his father, or has good experiences, but has his job, all the preoccupations of the father, all the preoccupations of the mother, and all the preoccupations of the baby. Is the food coming in time? Yes. Quindi dobbiamo sempre tenere presente anche tutto ciò che riguarda la preoccupazione, no, del padre, della madre, ma anche quella che è in quel momento la preoccupazione del bambino, il bisogno. Per esempio, arriverà in tempo il mio cibo? Now we are going to go to see the early positive and the distress signs. Vedremo adesso i segnali positivi e di disagio precoci. We are going to look at these 5 areas. Guarderemo queste 5 aree prima di tutto, quindi So we will look at signs that are positive. You are going to answer to me. Tell me what is positive about the oral drive, everything to do with feeding. Ok, che cosa ha a che fare con un segnale positivo secondo voi rispetto alla pulsione orale? Che cosa vi viene in mente? If you see a baby eating, what is positive about that eating? Che cosa è positivo rispetto al suo mangiare se vedete un bambino che mangia? Qual è un segno positivo all'interno di quest'area? Come on, this is easy. You all see babies feeding. When will you say that is positive? That there is no problem? Good sucking while feeding, a good rhythm in sucking, smiling, looking at the mother, for example. Pleasure. Pleasure also with company with the body. In English, in Italia, sì, certo. So, digaselo. Sì, ok. Quindi tutto ciò che riguarda lo sguardo, il sorriso, la soddisfazione, no, che si legge nel volto del bambino, ma anche l'accompagnamento corporeo alla madre, se si aggrappa al seno, se la tocca, no? Spesso succede come un abbraccio, no? È un abbraccio reciproco durante l'allattamento. They are connected by the eyes, by the touch, by the body, that the body is towards the mother, not out. Che il corpo sia orientato verso la mamma. Certo. Which one is a noisy sign of distress? If you see a baby and a mother, what will say, oh my God, that is wrong? Che cosa invece è chiaramente diciamo di disturbo rispetto a un segno di disagio? Sempre nell'area dell'oralità, che cosa ci fa da campanello appunto di allarme?
The opposite of what you said. Oh. Il contrario, lo sguardo. The avoiding gaze, for example. Uh-huh. What is noisy Noisy. is more than that. Is no Rejection, for example. Ok. È proprio qualcosa no che... wanting to eat. That is noisy. Everybody will feel alarm. Uh-huh. I mean, many children come to me because they don't eat. They close the mouth, they don't want to eat. And a silent sign of distress. Mm-hmm. Qual è che invece funzionano in maniera meno... Remember Stacy. Sì. Stacy, ricordiamoci del caso di Stacy. Infatti pure io sto ricordando Stacy. Oh, no sé. Un segnale silenzioso può essere che il bambino mangia, però sembra assente, cioè non è guarda da un'altra parte, cioè sta con la bocca Sì. in installazione, quindi si nutre ma non è coinvolto. Ok. Questo mi sembra un segnale silenzioso, nel senso che lui mangia. Exactly. See, Kira, what you were saying, that is more silent because the child will eat and will put weight, but the whole posture or the whole body indicates that something is wrong. Ok. A little bit noisy. Yes. Noisy is refusing to eat. Ok. So let's go to looking drive. If you can read this. Ok, la pulsione anche del guardare, quindi lo scambio di sguardi, non la vista in sé, soltanto proprio in termini di sguardo, di aggancio oculare. Would be a positive sign? Un segno positivo, e lo abbiamo detto, lo sguardo stesso, il eye contact. Esatto. Noisy sign of distress. Esatto. Did you hear it? Avete sentito cosa ha detto la collega? Non guardarsi, guardare verso l'altro, guardare altrove. Looking arriba, abajo. Guardare su, giù. And a silent one. È un modo silenzioso, quale può essere? Di segno di disagio rispetto a quest'area. This is very important. A what? A what? Fixed, so a fixed gaze. Yes. Towards something Yes, that is not yet. That's true. Good. A fixed gaze. Yes. Or a blank one. Yes, come nel vuoto. Uh-huh. È molto frequente questo nei That bambini. the eyes are open, the child can see, but the child is not seeing, is blank. Many parents say, oh, but he's looking, he's not, he's glazed, he's floating. Sì, sì, Yeah. è come un po' sospeso nell'aria, lo sguardo c'è, è anche magari fisso, però guarda altrove, è uno sguardo vuoto. Okay, now the other one, relational. Sì, l'impulso relazionale, quindi espresso dalla voce, dai suoni, non soltanto le frasi che servono per richiamare qualcuno, So, proprio in senso vocale. which one is positive sign? A positive sign of calling, of relational drive. Which one would be? I suoni, Also babblings, for example. Uh-huh. Oh, yeah. questo ritmo, no? Questi suoni che Sì, sì. servono semplicemente Just- dire no? Uh-huh. Molto piccoli, parliamo sempre di bambini infant, no? Uh-huh. Sì. Sì. Little signs, so babblings and Signaling vocally Yeah, vocal. with the body, yes, move, calling, yeah. arms, A noisy distress sign. noisy distress. Non parla. Doesn't speak, or when the mother get angry with the baby. No. The baby has to demonstrate. Crying all the time. Noisy crying. Indifferentiated crying.
Il pianto indifferenziato, quando il bambino piange tutto il tempo in maniera poco specifica. Another one is grunt. Ok. Come grugniti e un po' arrabbiati, no? Come dei continui borbotti. Funny noises, Sì. repetitive funny noises. Anche rumori strani e ripetitivi. And not to a person. Non rivolti a No, una that is persona. alone. And È solo e produce rumori ripetitivi e assolutamente poco significativi dal punto di vista relazionale. also screaming. Anche urlare, piangere. A silent sign. The silence maybe? Do you have it? Is the following one? It's here. You have it here. Which is a silent sign of calling. The answer is in the question. La domanda è già, la risposta è già nella domanda, il silenzio stesso. Silenzio. No? Sì, silenzio, esatto. So that is a silent sign because nobody realized that a silent baby all the time that doesn't cry, that doesn't scream, that doesn't ask is not. Nobody will go and complain because they have a quiet child. La postura. La postura, which is the positive sign of development. Tutte le risposte di richiamo, no? More general. Più in generale, tutte le risposte. Well, proper tonicità is anticipatory behavior Tutti i comportamenti anticipatori towards a person. What is a noisy sign? Think. Rigidity. Yes, but you know, you are Okay. cheating. Look. Think about a noisy sign. Why a mother would complain about the posture of a child? Rigido. Muy bien. Molto bene. And another one. Molto ipotonico. Esatto. Sì. Ipotonico. A silent sign of distress of posture. What would be going underneath? Well, Not so much coordinated. Del corpo, una parte che orientava da una parte e un'altra certe volte non c'è unità. Sometimes the head goes in a way and the other part of the body Yes. goes in the others, for example. Yes. And also not so much coordinated. yes, that it says that alert on a medical level, but not relationship at the communication level. Yes, it's like to say, è come trying, dire, but not. Yes, ok, it's è come very se good. quello che hai detto tu, no? Ci sono, ma ci provo, ma non ci. Now, with a sleep, what would be a positive sign? A positive sign of sleep is Finalmente dorme. finalmente dorme. A noisy sign of sleep. Questo. Frequenta despertarse, sì. Yes. Yeah. I see. Do everybody hears here the front? Le sentite voi qui davanti quello che stiamo dicendo con i colleghi? Sì. Lì dietro Sì? lo sentite? In the back. Non lo no, Do you hear? no. No? Why don't you shout? Perché non avete urlato allora che non lo sentivate? Yeah, and the silent sign of distress. E qual è un segnale silenzioso? Che bambini not signaling all the night, maybe. Sì. This. Good. They are
awake but in silence, and we have a lot of baby in this kind of condition. Yes. That look towards the wall or in the night that you Insomnia. find them. Yes, insomnia. Yeah. Okay, very good. Very so this is the list. This is the list. Complete, and I think that if you want it, you can translate it because it's useful. È utile per voi, credo che questo funzioni da. Now, finalmente, the dorme. screening, the scale. The screening. If you can read this. Yes, allora, rilevare precocemente le difficoltà di comunicazione aiuta a condurre ci porterà a ritrovare in fretta, diciamo, il disturbo dello spettro autistico. La scala ha degli items che sono coerenti e quindi consistenti da un punto di vista statistico e che possono essere misurati prima e dopo l'intervento. La scala serve proprio per rilevare questi segnali precoci nelle difficoltà di comunicazione. Sì. Now, here are the signs. Ecco i segni. So these are the 5 areas that we look at. Sono le 5 aree a cui guardiamo. Quella intersoggettiva sociale. Esatto. La sensoriale, la motoria posturale, le emozioni e gli effetti che hanno sul caregiver. Now, all of these are, I will go slowly through each one, are in the scale with, considered in the scale. Ok, ognuna di queste viene ben considerata dalla scala e quindi vi parlerò ora gradualmente di ciascuna di essa. The first one is the intersubjectivity, the interpersonal. The natural, if you read it, I think. Ok, il primo livello, quello interpersonale, intersoggettivo, in cui il bambino naturalmente inclinato, diciamo predisposto da un punto di vista sociale dalla nascita, dovrebbe manifestarsi con quindi mancanza di risposta immediata e nessun interesse rispetto all'intenzione degli adulti, nessuna attrazione per la faccia della madre, per il viso della madre. Usando una delle nostre scale che poi vedremo dopo, è dimostrato, questo viene ampiamente dimostrato attraverso l'evitamento di sguardi, la mancanza di imitazione, il chiamare o provocare gli adulti all'interno di un'interazione o i bambini all'interno di interazione, la mancanza di borbotti e balbettio, la mancanza di attenzione condivisa, nessun sorriso, affetti diciamo disgiunti, disconnessi e poi più interesse negli oggetti o a ciò che riguarda gli oggetti, correlato agli oggetti rispetto alle persone. All of this has research that is backing this information. The last one is Muratorian Maestro nell'Università di Pisa, Stella Maris. Sì, l'ultimo aspetto è quello che poi è stato indagato dalle ricerche dell'Università di Pisa, quello che riguarda più il maggiore interesse dei bambini rispetto al mondo oggettuale che non a quello delle persone. Muratorian Maestro says that from 4 months it's quite clear an infant that prefers to look at objects than to look at persons. Now, a research in California has discovered that from birth they can see that babies can be more inclined to look at objects than to look at the face of the mother or the father. So it's a very important already signal. Questo segnale è molto importante, è stato visto non solo dalla ricerca diciamo prima italiana, ma anche in California c'è riscontro che addirittura non solo dai 4 mesi ma prima dalla nascita ci sia un disinteresse rispetto anche al volto dei genitori, della madre o del padre. Now, this is important to understand that if a child has a difficulty in processing the visual images, that an object is always the same. It doesn't have many variations, but it seems that the face has, I don't know,
thousands of movement. The face has a lot of movement, so the child cannot perceive all those changes in the expression of the face, not just in perceiving both eyes, the hair, the ears, the mouth, and the nose, but all the expressions that the muscles are showing. So if it is slow in processing, it's logic that he doesn't like to see something that is not clear, that prefers something that doesn't change. Something more stable. Exactly. È un po' il discorso che facciamo prima sul processamento visivo e sulla rapidità o meno di questo processamento, cioè come dire che l'elaborazione del bambino, se è difettosa, nel senso di rallentata, rende anche meno attraente l'immagine, che può appunto cambiare ed essere più mutevole, e quindi lo rende più attratto rispetto a ciò che rimane fisso e stabile nell'ambiente come un oggetto, no? Exactly.